Intanto che io gioco, vi faccio una semplice domanda. Quanto costa acquistare un iPhone con una memoria interna da 1 tera? Beh, tutti sappiamo che costa veramente tanto. Quindi oggi andiamo a vedere insieme come ampliare in modo sicuro, economico e intelligente la memoria del nostro iPhone, ma anche del nostro Mac mini, del nostro telefono Android e del nostro PC Windows, grazie a questo hard disk, marca Origo modello C10. In questo caso abbiamo un hard disk esterno SSD da 1 terabyte, come sempre nella descrizione del video trovate il link per andarlo a vedere, il prezzo è intorno agli 80 euro, ma adesso c'è un coupon con uno sconto del 10%. Questo hard disk mi piace per il materiale in alluminio, perché ha questo anello che oltre a giocare ci consente di attaccarlo ad uno zaino o a delle chiavi. Abbiamo una porta USB di tipo C di ultima generazione 3.2 che è in grado di trasferire i file 20 volte più veloce rispetto a una porta tradizionale 2.0 e anche la trasmissione dati è molto interessante perché è in grado di trasferire 1 GB al secondo. Io diciamo l'unboxing di questo hard disk già l'ho fatta perché ero curioso di utilizzarlo, devo dire che sono giorni che lo sto utilizzando e va veramente molto bene, stabile e velocissimo. Ora andiamo a vedere come si collega al mio iPhone. All'interno della confezione ci viene dato questo cavo USB tipo C da un lato e USB tipo C con adattatore USB di tipo A. Allora, questo qui con l'adattatore lo colleghiamo all'hard disk e da quest'altra parte vado a collegare il mio telefono. Eccolo qui. Non so se si vede, qui abbiamo un LED blu acceso. Adesso andiamo a vedere sotto file ed ecco qui il mio hard disk Origo. In questo momento è vuoto. Vado a prendere un video che ho fatto l'altro giorno, grande Max Pezzali. Allora, questo video è un video girato in 4K, 557 MB. Vediamo quanto impiego a trasferirlo. Allora, facciamo salva su file, salva. Non lo so, velocissimo il tempo, non lo so, veramente immediato. Andiamo ad aprirlo, eccolo qua. E il video naturalmente parte. Molto interessante. Questo ci permette di poter trasferire, per dire, un video da un telefono al nostro computer, da un telefono ad un altro telefono in maniera molto veloce. Cosa che a me interessa è siccome io uso l'iPhone per girare i video, spesso e volentieri sono video abbastanza pesanti, quindi impiego un po' a trasferirli sul mio Mac mini e soprattutto vado ad occupare la memoria interna. Quindi in questo caso come possiamo fare? Io utilizzo due applicazioni. Una è Blackmagic Cam e l'altra è Final Cut Camera. Partiamo con la prima, vi faccio vedere che lui riconosce già l'hard disk, eccolo qui, quindi già i file che io vado a fare lui li trasferisce direttamente sull'hard disk. Allora, apro anche la seconda applicazione, Final Cut Camera, che è quella che mi piace di più, anche qui già leggo Origo, quindi se io vado a registrare, in questo momento sto facendo un video e sarà salvato direttamente nell'hard disk. Quindi questa cosa la trovo veramente molto interessante perché è molto più veloce trasferire questo video sul mio PC e soprattutto perché non vado ad occupare, molto importante, spazio all'interno del mio iPhone. Adesso stoppiamo, quindi andiamo a vedere che cosa ha salvato, riandiamo sotto file, qui andiamo indietro, qui facciamo fine, ha creato questa cartella ed ecco qui il video. Molto interessante e soprattutto veramente velocissimo. Adesso andiamo a spostarci sul Mac mini e vediamo quanto impiega a trasferire file con una capacità un pochettino più grande, quindi file un pochettino più sostanziosi. Ecco il Mac mini, quindi vado a collegare il cavo 1 e lo collego all'hard disk. Perfetto. Qui subito lo vedo sulla scrivania del Mac, eccolo qui, Origo, lo apro. Abbiamo il file di Max Pezzali e questo qui all'interno è quello che ho registrato prima dal telefono. Perfetto. Torniamo indietro e prendiamo un file un pochettino più sostanzioso. Me lo sono preparato qui. Eccolo qui. Abbiamo questo file che pesa, quindi ha una grandezza di 3.51 GB. Lo prendo e lo metto qui. Come possiamo vedere è stato velocissimo, credo che abbia impiegato meno di 4 secondi. Da qui lo copiamo sulla scrivania
e anche qui possiamo vedere che è stato veramente veloce. Immagino siamo sotto ai 4 secondi, 5 secondi. Adesso vi voglio far vedere lo stesso file su un hard disk di vecchia generazione. Quindi vado a collegare l'hard disk, ok. Aspettiamo che venga riconosciuto dal Mac, eccolo qui. Stessa cosa, prendo il file e lo copio sull'hard disk. È partito il calcolo del tempo e impiegherà circa 5 minuti. Quindi siamo passati da meno di 5 secondi a 5 minuti. Interrompiamo perché non mi interessa. Adesso andiamo a vedere quanto è semplice trasferire un file da un telefono ad un altro. Ed eccoci qui con un iPhone e con un telefono Android. Andiamo subito a collegare il telefono Android. Ok. Andiamo ad aprire gestione file. Ed ecco qui l'hard disk, unità USB. Ci clicchiamo e qui naturalmente ho tutti i video che ho trasportato prima, come il grande Max, che posso vedere. Adesso proviamo a copiare questo video, quindi teniamo premuto, lo copiamo in altra posizione e lo andiamo a mettere dentro, per dire, DJI Mimo. Ok? Velocissimo, quindi è stato veramente veloce. Quindi se adesso vado sotto la mia cartella, eccolo qua. Facciamo al contrario, prendiamo un altro video, tipo questo qui, altro, lo copiamo nell'album, lo riconosce come scheda di memoria, ok, andiamo a vedere se l'ha messo, quindi torniamo qui, DCM, Apple, eccolo qui. Quindi abbiamo visto che è stato veramente veloce. Adesso lo stacchiamo, lo attacchiamo sull'iPhone, andiamo su File, ecco qui Origo, andiamo sotto DCM e questo è il file che ho importato da Android. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Su questo hard disk c'è veramente poco da dire, funziona bene, ultra veloce, compatibile con la maggior parte di PC, computer, smartphone che abbiamo all'interno delle nostre abitazioni, fatto veramente bene, leggero, portatile, quindi è un dispositivo che consiglio. Ora mi riallaccio alla domanda iniziale. Vale la pena spendere tanti soldi per acquistare un iPhone con 1 terabyte di spazio? Dal mio punto di vista direi di no, perché grazie a questo dispositivo, oltre ad avere la stessa memoria, ho la possibilità di trasferire un file in maniera molto veloce da un PC a un telefono, da un telefono a un altro telefono. Mi raccomando, importante, parliamo di iPhone con attacco USB tipo C, quindi dal modello di iPhone dal 15 in poi. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle domande, delle curiosità, lasciatele nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.